Va bene, adesso volevo un po' cambiare argomento e parlare di altre cose che noi abbiamo rilevato con i nostri tecnici e abbiamo fatto oggetto anche di un esposto alla magistratura. Per esempio, uno dei nostri assistiti, Carusotti, racconta di queste tre scialuppe, la 16, la 12 e la 22, che La 16, contenevano... la 22 è un errore, la 6, la 12 e la 16. Ah, vabbè, allora a parte il numero, diciamo, che contengono 500 persone e racconta Carusotti che questa scialuppa non è riuscita ad arrivare all'acqua e l'addetto all'operazione di ammaino, cioè quella che doveva mettere giù la scialuppa, ha ripetuto più volte con angoscia che non si potevano recuperare queste scialuppe per riammainarle perché si era in riserva di energia, cioè mancava l'alimentazione da parte del generatore di emergenza. Chiaramente ormai era andata via la corrente ordinaria, immagino, quindi ecco. E questo avrebbe determinato una serie di problemi, perché 500 persone sono dovute scendere e in preda al panico attraversare con la nave inclinata tutta la nave per andare dall'altro lato dove si sono trovati in una situazione dove non c'era manco spazio per salire su scialuppa perché erano già tutte occupate, anche perché 500 posti è un ottavo di tutti i posti disponibili. E questo generatore di emergenza però avrebbe fatto creato un altro problema serio, cioè quello delle ascensori, che sarebbero rimaste con le porte aperte e senza cabina al piano. Cioè quindi e molti di queste persone che sono morte sarebbero precipitate e affogate in queste trombe dell'ascensore. Ma lei di questo generatore di emergenza non sapeva nulla, ovviamente non è compito suo, immagino, di andare a verificare i pezzi tecnici, ma insomma, ma ste navi, è stato controllato da chi lo deve controllare, sto generatore di emergenza, hanno fatto le prove al momento del varo della nave, oppure ogni tanto, lei ne sa nulla di questo? No, io so che si facevano regolarmente le prove, ad onor del vero, e le prove di blackout ci sono sempre fatte, logicamente non una prova che dura tanto, ma il tempo necessario per testare che il generatore di emergenza vada in rete e basta. Quindi ci sono stati tanti autorevoli pareri in merito, sia per i del GIP, del giudice, che della procura, che delle parti civili, ai quali bene o male tutti quanti concordano che questo generatore non abbia funzionato al meglio quella notte. La mancanza di energia elettrica purtroppo comporta delle difficoltà nelle operazioni di abbandonare la nave, in quanto una cosa è diversa se la nave viene abbandonata con una quantità di luce sufficiente o insufficiente. Logicamente l'impatto causale è rallentato, no? Quindi fermo restando che sulla nave ci sono anche delle luci che sono autonome, tipo le beghelli, che anche se il generatore non funziona, ci sono le luci che sono... Sì, ma qui parliamo di energia che doveva servire per non far aprire le trombe dell'ascensore. Scusi, lei sa che da 9 a 11 passeggeri sarebbero stati trovati morti nella tromba o nella cabina di uno degli ascensori di poppa. Cioè questi qui, se avesse funzionato il si dovevano generatore, fermare al piano, ovvero al piano, non il piano qualsiasi, il piano, guardi, onestamente questa è... Non lo può dire. No, non è che non lo vuol dire, è una dinamica che mi sfugge in questo senso, non è che posso iniziare a fare un'analisi controfattuale di che cosa fosse accaduto se. Cioè io mi limito a dire che in caso di emergenze le ascensori devono fermarsi al ponte dove sono ubicate le imbarcazioni di salvataggio per fare in modo che i passeggeri, da consentire ai passeggeri che sono negli ascensori di trovarsi già sul ponte di imbarco. Logicamente se l'ascensore non si ferma al ponte 4 ma si ferma al ponte 12 bisogna poi riscendere dal ponte 12 al ponte 4 e quello potrebbe essere una perdita di tempo. Ma quando succede questo, c'è qualcuno sulla nave che poteva dire guardate che qui gli ascensori non ci sono, ci stanno le porte aperte con la tromba, eccetera,
per almeno dare un allarme urgente dicendo non vi avvicinate agli ascensori, cercate di tenervi lontani. Queste sono informazioni che sul ponte di Qua non sono mai arrivate, come non sono arrivate per tempo le informazioni che l'acqua aveva raggiunto gli oblò del Ponte Zero. E dalle testimonianze in aula di alcuni ufficiali, un certo Di Lena, dice ho visto gli oblò a Ponte dell'Acqua, al Ponte Zero, ma l'ha detto al comandante sul ponte, no, non ho detto niente, silenzio stampa, muti e va bene così. Cioè, ci sono tante altre cose che non sono state riportate alla plancia. Ecco. Quindi lei praticamente non può dire se questi problemi del verricello e dell'ascensore fossero originari, cioè risalissero a una insufficiente collaudo o a un difetto di costruzione, questo non lo posso, o al caso, diciamo. Questo onestamente non lo so, non lo posso. So che la nave era certificata, che l'elettrogeno di emergenza ha una sua certificazione e quant'altro. Quello che so per certo è che le scialuppe di salvataggio sono collegate all'elettrogeno di emergenza. Queste scialuppe di salvataggio, come da me detto in aula, una dichiarazione spontanea, sono tali che nella prima fase di sbraccio sono sbracciate con un'energia, cioè ci sono dei bracci telescopici, dei bracci meccanici che devono essere stesi, al fine di portare l'imbarcazione di salvataggio sulla perpendicolare del mare. Qui non funzionano interamente per gravità, ma funzionano nella prima fase per un'energia meccanica, in questo caso compressa d'azoto. Dopodiché, una volta che la lancia è fuori, si aziona il freno e si scende per gravità. Altre scialuppe su altre navi, tipo Costa Atlantica o altri traghetti, navi esistenti, sia la prima parte di discesa che la seconda sono per gravità. Si alza il freno e la scialuppa dalla posizione di stivaggio si porta al punto di imbarco per gravità. Quindi non ci sta il pericolo che la scialuppa non raggiunga il punto di imbarco. Ecco perché viene affermato, credo a mio avviso, che non era obbligatorio mettere sotto SOLAS le scialuppe di salvataggio della Concordia. Ecco perché l'armatore, perché comunque io devo riconoscere sempre la professionalità a Costa Crociere, cioè tutti noi abbiamo dei buoni intenti, abbiamo tutte delle perfette intenzioni, ma non siamo persone perfette. Quindi bisogna imparare man mano e far tesoro di queste cose.